tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Ritorna l'appuntamento con la serie dedicata a GD, la giovane depressa protagonista dei miei racconti di ventenne. Se non sbaglio siamo arrivati alla 7ª puntata e vi confesso che inizio anch'io ad appassionarmi all'avventura della nostra giovane depressa perché, pur avendo scritto il racconto, non lo rileggo praticamente da allora e, ad essere onesta, non mi ricordo nulla di quello che accade nella storia, quindi la sto davvero vivendo insieme a voi. Detto questo, come nelle migliori soap opere, facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti. GD, giovane ragazza di 25 anni, studentessa all'Università di Bologna, sta vivendo una sorta di crisi esistenziale, non si piace, non ama la sua vita, si sente invisibile, scialba, piatta e ha proprio l'impressione che anche i suoi amici non la vedano come una persona interessante. Quindi davvero questa crisi esistenziale la porta a mettere insieme, ad architettare un piano diabolico per rivoluzionare la propria vita a partire dall'aspetto estetico, dall'aspetto esteriore, e infatti, ingannando i ricchi genitori, riesce ad accumulare una quantità di denaro che spende per sottoporsi a una serie di interventi di chirurgia plastica che la trasformano da scialba studentessa a bomba sexy, pazzesca, superlativa, come si definisce lei. E poi ritorna a Bologna, dove cerca una sorta di rivincita, di riscatto, come una persona però completamente nuova, perché è appunto irriconoscibile. E nell'ultima puntata la vediamo alle prese con questo Luca, un ragazzo del quale era stata innamorata per molti anni ma che ovviamente non la considerava, ma adesso che è una bomba sexy invece riesce immediatamente ad ottenere un appuntamento con questo bel tenebroso pseudo intellettuale che tanto la appassiona. E quindi andiamo avanti, cercherò di leggerne un po' di più perché voglio appunto anch'io sapere cosa succede tra GD, che adesso a tutti gli effetti si chiama Anna, e il bel tenebroso Luca. Come dicevo, nell'ultima puntata Luca aveva invitato Anna a casa sua per una maratona di Kubrick, molto intellettuale, e quindi è qui che la ritroviamo. Dalla TV le immagini di un film che dai commenti capisce essere 2001 Odissea nello spazio. Il ragazzo alla sua destra accende il cilum e glielo passa, senza chiedere nulla, per non fare brutte figure, aspira decisa una boccata e lo passa a Luca. Lui fa lo stesso. Storie di studenti universitari, molto classiche. Dopo un'ora e 3/4 sono al 9° cilum. Il gruppo inizia ad agitarsi, le luci sono spente. Luca si avvicina al suo orecchio e le spiega: questo è il momento della discesa nell'occhio di Bowman, una sequenza psichedelica molto coinvolgente. In un certo senso, noi fino ad ora ci siamo preparati proprio per questo momento. Lasciati trasportare dalle immagini, sarà divertente. Vi giuro che questi dialoghi sono veramente cringy. GD in realtà fino a quel momento aveva lottato per tenere gli occhi aperti. Tra il fumo, il sake e Kubrick con un dialogo ogni 20 minuti si sentiva morire, però si era tenuta su pensando che la sua testa era appoggiata sulla spalla dell'uomo dei suoi sogni e, se era fortunata, tutta quella gente se ne sarebbe andata e loro sarebbero rimasti soli. Intanto sullo schermo compaiono miliardi di colori che assumono forme indescrivibili e GD si lascia affascinare. Forse questo Kubrick non è così male, o forse è solo troppo fumata. Il protagonista si ritrova poi in una stanza completamente bianca, arredata in modo assurdo, una specie di sogno. I ragazzi sono ipnotizzati dalle immagini. Alla fine parte una musica imponente e si vede un feto vagare nello spazio. Bam, titoli di coda. Vi piace questo riassunto di 2001 Odissea nello spazio? Una ragazza accende la lampada sul tavolino e si stira. Beh ragazzi, Kubrick è sempre Kubrick, afferma convinta. La settimana prossima ci vediamo Orizzonti di Gloria, allora, suggerisce il farcitore di Cilum. Luca la guarda preoccupato. Sei stanca? Ti sei annoiata? Scherzi, io adoro 2001 Odissea nello spazio, è solo che mi sono alzata presto questa mattina. Qualcuno vuole un caffè? Propone Luca, ma gli altri si stanno già vestendo per uscire, pare sia tardi. GD accetta e si ritrovano solo in cucina. Anche il coinquilino si congeda verso la sua stanza. Mentre il caffè si scalda sul fuoco, GD lo osserva appoggiata al piano di fianco ai fornelli. Luca si avvicina lentamente fino a che i loro occhi sono separati da pochi centimetri e la fissa intenso.
Poi, senza preavviso, chiude le braccia attorno ai suoi fianchi e la bacia, facendole scorrere le mani lungo la schiena. Questa volta i brividi sono incontrollabili. Ragazzi, Dopo un numero di minuti incalcolabile, le loro bocche si staccano, la caffettiera sta fischiando con prepotenza sul fuoco. Tu dormi qui, vero? Declama Luca spegnendo il fornello senza toglierle gli occhi di dosso. GD apre gli occhi e si trova in una stanza sconosciuta. Avvolta nel piumone, ha freddo, la luce filtra tra le tapparelle. È una camera sobria ma personale. Alle pareti nota delle locandine di film, a lei sconosciuti, qualche fotografia in bianco e nero di personaggi anni 40, scrittori, pensa, non riesce a leggere i nomi, sugli scaffali tonnellate di libri. Il futon su cui è sdraiata giace al centro della stanza. Di fronte c'è un armadio a muro laccato di nero, una scrivania sotto la finestra e sull'altro lato una poltrona anni 50 scura. Però. Luca sta dormendo di fianco a lei, il braccio nudo adagiato sopra le coperte. GD resta ad osservarlo qualche secondo. È carino anche mentre dorme. Quindi già si è tolta un bello sfizio, la nostra GD. Facendo attenzione a non svegliarlo, sguscia fuori dal piumone, si infila gli slip e una t-shirt nera che trova sulla poltrona, poi esce dalla stanza. In cucina trova il coinquilino di fronte ad una tazza di caffè, indossa una maglietta e dei pantaloncini da basket. GD gli sorride per niente imbarazzata, lui al contrario abbassa lo sguardo sulle sue gambe nude. Classica scena da film d'amore anni 90. Ho appena fatto il caffè, ne vuoi? Sì, grazie, ne ho proprio bisogno. Si rende conto che la situazione la diverte alquanto. Mentre il tipo le versa il caffè nella tazzina, lei si lega i capelli con un elastico che trova sulla credenza, uno di quegli elastici di gomma, gialli. Scusa, non mi ricordo come ti chiami, ieri eravate così tanti. Giulio, e tu sei Anna se non sbaglio. Complimenti, buona memoria. Grazie, beve un sorso di caffè. Luca sta dormendo? A quanto pare. Anche lei si concentra sul caffè, poi aggiunge: beh, che fai nella vita, Giulio? Studi? No, lavoro part-time come grafico, mi sono laureato 2 anni fa. Ho sempre abitato con Luca però, anche prima, così abbiamo deciso di rimanere insieme. Giulio è piuttosto imbarazzato e la conversazione inizia ad annoiare GD. Beh, grazie per il caffè, ora vedo se riesco a svegliare Luca, vorrei tornare a casa, ho una lezione più tardi. Giulio annuisce, fissando la tazzina vuota. Luca sta ancora dormendo, GD recupera i suoi vestiti e lentamente si prepara. Una volta pronta si avvicina al futon, gli sfiora la fronte con le labbra ed esce. Giulio è sempre seduto al tavolo della cucina, gli sorride infilando il cappotto. Mi saluti tu, Luca? Non ho avuto il coraggio di svegliarlo. Rientrando verso casa, GD si ferma al solito bar. Sono le 11 e di turno c'è Andrea. La vecchia GD aveva avuto una storia con lui, piuttosto squallida in vero, ed era stata lasciata dopo appena una settimana. Prevedo una nuova rivincita. Ordina un cappuccio guardandolo dritto negli occhi. Lui ricambia senza riconoscerla e sorride. Guarda questo stronzo com'è tutto dolce, pensa, ammiccando. Il bar è vuoto, ci sono solo GD e il barista. È la prima volta che vieni in questo bar, vero? GD annuisce. Se ti avessi già vista me lo ricorderei, sai? Ma guarda che stronzo, pensa. Però gli dice: sai, una mia carissima amica veniva sempre qui, me l'ha consigliato lei, mi ha anche detto di fare attenzione ad uno che lavora qui, un certo Andrea. GD, la mia amica, dice che è un vero stronzo, lo conosci per caso? Il tipo sbianca. Ah, sì, so chi è, ora non c'è, puoi stare tranquilla. Coglione. E tu come ti chiami? Voglio proprio vedere cosa ti inventi adesso. Esitazione. Angelo, sì, conosco JD, è una ragazza simpatica. È un po' che non la si vede, che fine ha fatto? È in America per la tesi, io sto a casa sua nel frattempo. Però strano, JD non mi ha parlato di nessun Angelo. Sei sicuro di chiamarti così? Coglione, cosa ti credi di fare? Sicurissimo, però non eravamo grandi amici, sai? Puoi esserne certo, stronzo. Poi Andrea si dedica alla macchina del caffè, leggermente in imbarazzo. GD finisce il cappuccino, si dirige verso l'uscita e prima di andarsene si volta e dice: allora ciao Andrea, e richiude la porta vetri alle sue spalle. Si allontana sghignazzando e facendo dondolare la borsa lungo il fianco. Grandi soddisfazioni per la nostra giovane depressa. Andiamo avanti ancora un po', dai.
Ore 21, la televisione accesa. GD siede sulla poltrona del salottino coccolando una grossa tazza di tè fumante. Il terzo canale propone un film carino, in prima visione. La luce è bassa nella stanza, fa abbastanza caldo, può permettersi la sua tenuta preferita, un paio di boxer scozzesi, sottratti ad un vecchio amore, una t-shirt bianca, un bel cardigan abbondante e dei calzettoni arrotolati alle caviglie. Siede leggermente di traverso con le ginocchia strette al corpo, il tè tra le mani, quando all'improvviso squilla il telefono. Senza alzarsi allunga il braccio e raggiunge il cordless sul tavolino. Pronto? Il tono è vagamente scocciato. GD! Esultanza nella voce. Dove eri finita? Voce di uomo che la lascia un secondo senza fiato. Mi spiace, GD non è qui, io sono Anna, una sua amica. Tu chi sei? Conosce bene la risposta, ma deve prendere tempo per ragionare. Fabio, un amico di GD. Pazzesco, avete esattamente la stessa voce. Sai quando la posso trovare? Sono 2 mesi che non la vedo. Non te l'ha detto? È in America per la tesi. Tesi? Addirittura. Ma se le mancano 4 esami. Non me ne ha mai parlato. Non hai un suo recapito là? Vorrei davvero sentirla. Esitazione, grossa esitazione. Sei ancora lì? Sì, scusa, mi ero distratta. No, non ho il suo numero, lei mi ha solo prestato la casa mentre è via. Però qualche volta mi chiama, se vuoi le dico di farsi viva. Mi faresti un grande piacere, sono davvero preoccupato per lei. L'ultima volta che l'ho vista mi è sembrata parecchio giù. Ma tu che fai in questa ridente città? Mi sono trasferita dalla mia vecchia università, avevo voglia di cambiare vita, conoscere gente nuova, fare esperienze, sai, incertezza. Se hai bisogno di una guida non farti problemi, l'amica di GD è anche amica mia. Cosa hai già visto? Ben poco in realtà, sono arrivata l'altro ieri. Allora ascolta cosa ti propongo. Domani pomeriggio facciamo un giretto insieme e ti faccio conoscere un po' degli amici di GD. Ti va? Amici, parole grosse, conoscenti al massimo. Caro il mio Fabio, sei sempre stato un ottimista. L'unico amico che avevo in realtà eri tu. Non saprei, non vorrei disturbare. Ma quale disturbo? In più sono curioso di conoscerti, ti immagino uguale a GD, forse per colpa della voce, è identica. Dai, insisto, accetta. Ok, mi farà bene conoscere qualcuno. Ci vediamo alle 2 al bar della piazzetta, lo conosci? È vicino a dove vivi? Sì, grazie Fabio, domani alle 2. A proposito Anna, come sei fatta? Così è, per riconoscerti. Non preoccuparti, ti riconoscerò io, GD mi ha parlato di te. Davvero? Riecco il tono entusiasta. Sì, davvero. Mi fermerei qui, GD sta per conoscere, scusate, Anna sta per incontrare il migliore amico di GD, chissà se lui la riconoscerà, chissà cosa succederà quando verrà reintrodotta nella sua cerchia di amici con il suo nuovo look pazzesco, ma soprattutto chissà cosa succederà con il carissimo Luca, se sarà solo una storia di una notte o se succederà invece, o se GD riuscirà a costruire una storia con il suo amore, con l'uomo della sua vita. Direi appunto di fermarci qua, come sempre io spero che le avventure della nostra giovane depressa vi stiano appassionando, che non vi siate stufati. Se appunto il video vi ha divertito e se volete saperne di più non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se non l'avete ancora fatto ovviamente iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi è tutto, vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!